Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ho deciso di portare un video un po' diverso dal solito sul canale. Oggi parleremo un po' della pulizia degli interni dell'auto. Come voi sapete ho diverse macchine, non mi faccio problemi ad utilizzarle quotidianamente e a macinare tanti chilometri. Utilizzare una macchina regolarmente significa che bisogna passare un po' più di tempo per la manutenzione così come per la pulizia degli interni. E infatti ho deciso di fare questo video oggi in collaborazione con Dyson perché andremo a provare il V11 Absolute Pro con questa cavia qui dietro, la mia 500. È un aspirapolvere top di gamma dalle prestazioni semplicemente incredibili. Basti pensare che ha un motore digitale capace di raggiungere i 125.000 giri al minuto, più o meno come il motore della mia 500. Come vi ho menzionato è un prodotto dalle prestazioni sbalorditive, basti pensare che la polvere viene catturata ad una velocità di 335 km/h. Se dovessimo fare un paragone, questo V11 è praticamente la Ferrari degli aspirapolvere. Per quanto riguarda la cura dell'auto, a me piace tanto lavare tutte le mie macchine a mano, sia perché so i prodotti che uso, sia perché mi piace passare un po' di tempo da solo, in compagnia solo della macchina e prendermene cura. E per quanto riguarda la pulizia degli interni, se vi posso dare un consiglio è quello di fare una pulizia costante nel tempo, perché così vi permette di avere gli interni sempre puliti e soprattutto di impiegarci poco tempo. Ragazzi, ma non perdiamoci in troppe chiacchiere e diamo uno sguardo a questo mostro di potenza. Una novità introdotta sul V11 è lo schermo LCD che ci permette di selezionare le 3 modalità di utilizzo che sono Eco, Medio e Boost. Un'altra novità interessante introdotta è la spazzola intelligente che si chiama iTorque. Una spazzola che grazie ai sensori riconosce la superficie su cui stai lavorando e quindi adatta automaticamente la potenza del dispositivo. Inoltre il Dyson 11 ha un algoritmo che permette di apprendere il modo in cui utilizziamo il dispositivo e quindi ci permette di avere una stima più accurata dell'autonomia. E in base alla modalità di utilizzo cambia la potenza così come l'autonomia che possiamo vedere in diretta sullo schermo LCD. Autonomia che può arrivare fino a 60 minuti in modalità Eco. Per rendervi l'idea della sua potenza, grazie ai suoi 14 cicloni del motore genera una forza fino a 79.000 G e cattura fino al 99,97% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron. Quindi come potete capire questo è il prodotto ideale per la pulizia completa dell'auto. E adesso andiamola a provare. Tra i tanti accessori disponibili andiamo ad utilizzare la mini turbo spazzola. Turbo, mi piace il nome. Con la mini turbo spazzola iniziamo con la pulizia dei tappetini, perché dentro una macchina i tappetini è il posto in cui si deposita la maggior parte di sporco e di batteri. Per la pulizia dei tappetini andremo ad utilizzare la modalità Boost, quindi utilizzeremo la massima potenza del V11. In questa modalità abbiamo un'autonomia di 5 minuti ed è la modalità giusta per andare a rimuovere lo sporco ostinato. Adesso andiamo a togliere la mini turbo spazzola e mettiamo la bocchetta a lancia per andare a pulire più in profondità negli spazi più inaccessibili. Continuiamo a pulire negli spazi difficili da raggiungere utilizzando la bocchetta a lancia, però adesso con l'aiuto dell'estensore che è un accessorio del kit auto. Adesso andiamo a utilizzare la mini spazzola delicata che, come dice il nome, è la spazzola ideale per andare a pulire le superfici senza rischiare di andare a graffiarle. Adesso togliamo la mini spazzola delicata e utilizziamo la bocchetta a lancia flessibile con la sua spazzola integrata e andremo a pulire la parte più profonda del cruscotto. Una volta pulito il cruscotto in profondità, cambiamo accessorio e torniamo ad utilizzare la mini turbo spazzola perché adesso andiamo a pulire i sedili anteriore e posteriore, che sono alcuni dei posti dove si deposita la maggior quantità di sporcizia. Una volta terminata la pulizia dei sedili cambiamo accessorio e utilizziamo la bocchetta a lancia per andare a pulire le giunture dei sedili.
Bene ragazzi, siamo arrivati all'ultimo step di pulizia degli interni della 500. Manca solamente il baule e lo andremo a pulire utilizzando la mini turbo spazzola. Ed eventualmente per lo sporco più difficile andremo ad utilizzare questa spazzola che ha delle setole più dure. Beh ragazzi, come avete potuto constatare, ma quanta sporcizia e polvere abbiamo tirato fuori dalla 500. Onestamente non me l'aspettavo, anche perché non la pulivo da appena una settimana, quindi come vi ho detto è molto importante fare una pulizia regolare e costante nel tempo per tenere gli interni puliti. Molto utile la possibilità di intercambiare i tanti accessori in modo tale da sfruttare le potenzialità del V11 in ogni angolo della macchina. Ovviamente è sfruttabile non solo in macchina, ma come ad esempio in ambiente domestico. Non si direbbe, ma io sono un malato della pulizia e mi piace tenere la mia casa assolutamente pulita, in ordine. Infatti io sfrutto al massimo il mio attuale vuoto. Ma in caso la mia ragazza stesse guardando il video, no, il V11 non te lo presto.